Buongiorno, o buonasera, o quello che sia. Allora, oggi PlayStation 5, versione digitale, ok? Acquistata su eBay, va bene? Da un tizio che ha provato a pulirla. E indovinate un po' che cosa è successo? Tarà! E non è andato oltre, il che è positivo, almeno non ha continuato a distruggere. Oltre a questo, c'è un bel po' di polvere marrone. Magari dal video non si vede molto bene, ma vi assicuro che è marrone e sa di fumo. Quindi, vedete, ha bisogno di una bella lavata e riparata. Oltre al fatto che, ecco, mancano già due viti. E questo qua è tutto sminchiato. Bello. Ah, qua c'è la vite che sporge. Non è neanche stata messa bene. Vabbè. Il problema è che non ho molti ricambi PS5, quindi le viti non le ho. Dovrò lasciarla così. Non ho alternative. Comunque, no, questo non va bene. Andiamo a smontarla. Finiamo di smontarla noi. E andiamo a riparare il connettore. Bello disgustoso. Ricordatevi ragazzi, wow. Pure con gli insetti, wow. Ricordatevi ragazzi, le console vanno pulite ogni anno. Se ci tenete alle console e volete farle durare il più a lungo possibile, un consiglio che vi do è utilizzare un telo, ok? Uno straccio, un qualsiasi cosa, coprite la console quando non la utilizzate, in modo che così è lo straccio che accumula la polvere, non la console. Appena tirate via lo straccio, la console non assorbe, cioè non aspira tutta la polvere che c'ha attaccata addosso. Perché queste console qua sono veramente aspirapolveri. E nel momento in cui andate ad accendere la console, tutta la polvere che si è attaccata attorno finisce dentro la console senza nessun problema. E poi si formano appunto questi depositi di polvere incredibili e si surriscalda. Ok, adesso perdonate, l'immagine sarà scura, ma c'è un sacco di riflessi qua a causa di questo e la telecamera non gli piace troppa esposizione luminosa in questo caso. Allora, noi potremmo già fare il lavoro tranquillissimamente da qua, senza dover andare a smontare la console. Però, siccome comunque la devo pulire, tanto vale. Finisco di smontarla e sono a posto. Faccio manutenzione già prima. Tanto la console so che si accende, non ha problemi. E fortunatamente sono rimasti due pad, che sono proprio quelli più importanti, 12 volt e quello del segnale. Oh, ciao ragnetto. C'aveva pure un piccolo amichetto qua dentro. E mi spiace, dovrò sfrattarti, caro. Non è un luogo adatto ai ragni qua dentro. C'è un po' un punto secco. È piccolo però. Questo qua, vedete? Però tutto sommato, dai, è messa bene lo stesso. Si è mantenuta bene. Ok, allora adesso questo lo tiriamo da parte. Anzi, vi faccio vedere giusto per
quello che ci sta sotto. Dall'altro lato, ecco qua, guardate quanta schifezza, stava pulita tutta, soffiata e non so se lavarla in questo caso, però spero che soffiando venga via tutto e basta. Ok, e anche l'alimentatore sicuramente soffriva un bel po' perché è tappato dalla polvere e non va bene. Tutte parti importanti che devono mantenersi fresche. Ok. Bene, ora concentriamoci. Allora, intanto sul metallo liquido, che non vogliamo che se ne giri giri per la scheda. Ok? Quindi, cotton fioc, alcol isopropilico e lo andiamo a raccogliere tutto. Perfetto. Così ora non ci può più disturbare. E adesso giriamo la nostra scheda. Una spolveratina generale. Bene. Adesso possiamo cominciare il lavoro lì. Andiamo sotto il microscopio. Ecco qua. Questo è il danno. Non gravissimo, dai. Non è grave. Poteva essere peggio. Sì. E poteva essere sicuramente meglio. Ok? Allora, il connettore va così. Quindi noi abbiamo bisogno di ricostruirgli i punti di ancoraggio e il pin centrale di massa. Ok? Dopodiché tutto a posto. Eventualmente possiamo anche fare una cosa di questo genere se il case ce lo permette, se la scocca ce lo permette. Al posto che posizionarlo qui, lo possiamo posizionare leggermente più avanti in modo da non dover neanche andare a fare un tracciato qua, ok? Ma basterebbe solo grattare un attimino qua e fare giunzione. Però non so, io non sono tanto dell'idea di questa cosa qua. Quindi procediamo per questa cosa qua. Tanto va bene uguale anche a farlo così. Allora, la nostra penna mini Dremel. E andiamo a grattare la zona circostante. Esponiamo il rame
che ci servirà per le nuove saldature. Fatto. Allora, di qua bisogna anche stare attenti perché c'è una piccola via qua che non bisogna andare a toccare e queste qui, ok? Per il resto è tutto abbastanza semplice, insomma. Ora andiamo di flussante. Saldatore e stagno nuovo. Ok. E adesso andiamo a prendere una treccia di rame, ok? Piccola piccola, quelle molto sottili. All'epoca queste trecce le avevo comprate per andare a fare le disaldature eccetera, ma sono treccine talmente tanto cinesi che tra un po' utilizzano vedete fili di rame più grossi delle tracce stesse che ci sono sulle console e è impossibile lavorarci, però sono utili, come vedete sono quasi a dimensione, ok, anzi sono a dimensione di questi connettori qua, no? E sono perfetti e ottimi per sostituire appunto i punti di ancoraggio, ok, e i pad che sono qua, quello centrale, quello di sinistra, quello di destra anche no, perché cioè quello di sinistra no, perché c'è la via qua e quando ho visto molte persone che ci lavoravano, si strappa tutto fino a non rimanere niente. Qui magari si strappa fino a qui e quindi c'è posto dove potersi ancorare. Comunque, adesso tagliamo dei piccoli pezzetti, sperando che rimanga intera, anche questo, perché purtroppo sono cinesi e quindi è anche possibile che si sbriciolano come niente. Ok, teoricamente dovremmo averne fatte 3 della misura più o meno giusta. Allora, la prima, sì, ci siamo.
Ecco qua, bella solida. Ok, adesso questa qui. Molto bene. E l'ultima sulla destra. Questa è un po' più particolare perché bisogna metterla un po' in diagonale, perché dobbiamo evitare che tocchi lì e dobbiamo evitare che tocchi là, in fondo. Così dovrebbe andare. Aggiungiamo stagno per aiutare e irrigidire. Ok. Perfetto. Adesso, se ci riusciamo, andiamo a tagliare l'eccesso. Se ci riusciamo. Sarà un po' duro. Ok, questo ce l'ho fatta. Ecco qua, ce l'ho fatta anche qua. Ok, gli diamo una pulita. Ecco qua. Non è bello, ma è sicuramente migliore. Addirittura delle saldature che fanno in fabbrica. Ma qua io so perché tanta gente rompe i connettori. Perché purtroppo la gente prende o delle pinze e aggrappa tutto, ok? Si aggrappa all'intero connettore invece che solo quello della ventola. E quindi succede questo. Sto cercando di togliere i rimasugli. Adesso vi faccio vedere. Sto cercando di togliere i rimasugli qua, ma è un po' complicato. Ecco. Questo di qua adesso. Dai. Ok, perfetto. Finalmente. Ok. Adesso dobbiamo tenerlo pressato giù, perché adesso c'è quello centrale che è troppo sollevato.
ed è anche un punto di massa, quindi è tremendo. E facciamo così, andiamo, adesso è già un po' attaccato, andiamo con 450 gradi, scaldiamo un attimo la zona, ci aiutiamo. Ok, questo dovrebbe averci dato una mano. Andiamo abbondanti. Aspettate che mi sposto in posizione più comoda per me. Ci vuole un po' di flussante. Ecco fatto. Ora su questa console potete tirare quanto volete, vi verrà via l'intera sezione, si spezzerà l'intera sezione di scheda piuttosto, secondo me. Allora, qua, ecco, vedete un bel attaccamento. Dall'altro lato è simile. Eccolo qua. Perfetto. E poi dove sono i piedini davanti? Tutti belli collegati e divisi tra di loro. Fantastico. Ora non resta che riassemblare e controllare che la ventola sia tornata funzionale. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, sembra che la cosa non sia comunque finita, nel senso che ho notato qualcosa di strano sulla porta HDMI. Andiamo a vederlo sotto il microscopio. Allora, la porta HDMI, e la cosa sembrava sospetta sin dall'inizio. Ok. Vedete questi piedini qua? Si muovono. Eccoli qua. Fanno contatto per quello che serve. Ok? Perché mi mostravano l'immagine. Ma la porta ha comunque subito danni. Ok? È caduta almeno una volta. O qualcuno ci ha fatto troppa forza almeno una volta. Quindi andremo a sostituire anche questa per il momento. E basta. Faccio vedere niente, in questo caso sapete come funziona. Cambierò la porta, farò vedere il risultato finale e basta. Ci vediamo dopo.
Ah, sì. Perché dico che è caduta? Perché vedete tutti questi graffi bianchi? Ok? E a parte il semplice fatto che magari può essere che nel momento in cui si toglie la placca bianca, ok? Si possono creare questi segni, ma qua è proprio... sono tanti. Sembra quasi che proprio la console sia caduta magari anche molteplici volte con i cavi attaccati e questo abbia tirato un po' la porta HDMI. Tutto qua. Questo mi fa pensare. Un sintomo, vediamo, sulle placche posteriori. No, neanche. Eventualmente si possono vedere anche segni di caduta dalle placche bianche. Se hanno qualche ammaccatura o roba, ma in questo caso non ne hanno. Va bene. Niente, cambio la porta e torno. Eccoci qua, porta cambiata. Vediamo il risultato. Bello. Le gambine di ancoraggio hanno una bella saldatura attorno e anche i piedini sono belli saldati. Belli e precisi. Fantastico. Il retro. Allora qua. Guarda qua che belle. Fantastico. I componenti ci sono ancora tutti sia dietro che davanti. Quello lì piccolino. Fantastico. Ottimo. Bene. Ora pulizia time e poi riassemblaggio. Ci vediamo dopo. Ok, rieccoci qua. Allora, adesso è tutto ripulito. Anche la ventola. Tutta... Ui, torna al tuo posto. Tutta perfettamente ripulita. Metallo liquido riposizionato. Tolto l'ossidazione. Fatto normale manutenzione. Ecco. E adesso siamo pronti per un test. Che vogliamo vedere. Intanto segnale video. Visto che abbiamo lavorato sulla porta HDMI. Ok. Quindi diamo corrente. Attacchiamo il cavo HDMI. Vi disabiliterò HDCP così possiamo vederla tramite la capture card anche. Quindi prendiamo il nostro controller PS5 scassato che l'ho riparato. Gli ho cambiato i due analogici, ho fatto di tutto, ho cambiato i motorini e l'ho comprato in un lotto ed era completamente stato sommerso in acqua, al mare o roba del genere, c'aveva di tutto dentro. Però la scheda era buona, funzionava ancora. Quindi ho riparato, ho risolto i problemi di corrosione, ho ricomprato i pezzi necessari e adesso perlomeno funziona. Non fa la luce però. Non fa la luce. Il LED classico qui. Ma vabbè, non mi interessa. Ho visto che funziona. Si vede dal computer, si riesce a capire anche dalla console. Si attacca, si accende e funziona. Va bene. Basta chiacchiere. Accendiamo. E ventola funziona. Molto bene. Allora, divido un attimo lo schermo qui, che io così riesco a vedere le immagini. Funziona. Allora, premiamo il pulsante PlayStation. Ok. Andiamo dentro un account. E... Allora, com'è che si faceva? Impostazioni. Mi serve questa? La freccia su non va. Come faccio? Perché... Ah no, aspettate. Ah, posso farlo con l'analogico. Ah, allora, sistema. HDMI. È già disattivato? Oh, bene. Ok. Va bene.
E allora prendiamo il nostro cavo della capture card, facciamo lo swap, bello duro, bello rigido, e andiamo sulla capture card. E chiaramente la cosa è anche fuori scala completamente. Mannaggia. Ok, dovremmo esserci. Capture card. E là. Niente. Allora, datemi un momento. Magari sembra strano, ma HDCP era disabilitato. Quindi non capisco perché. Allora. Ah no, era attivato. E adesso l'ho disattivato. Ok. Sembrava come se fosse attivato. Perché adesso vi faccio vedere. Eccola qua. Vedete? Sono grigi. Questo adesso è spento, ma questo qua mi faceva pensare che fosse tutto spento, no? Di solito quando sono funzionalità accese gli mettono un colore diverso, non grigio. Quindi vabbè. Vabbè, ma comunque funziona. Tutto a posto. Il tizio un bel po' di giochi. Vabbè. Ragazzi, io spengo la console. Spegniamo la PS5. Bene. Gli farò un test di gioco, tanto è una versione digital, quindi dovrò usare i giochi che già ci sono prima di fare il reset. E poi, niente, finisce qua. Allora, video ormai termina qui. Ringrazio per aver visto. Spero vi sia comunque piaciuto, che sia stato utile a qualcuno. Se serve una riparazione di questo genere, contattatemi pure. Prezzi a partire da 30 euro, tanto è una cosa di poco conto, i connettori delle ventole strappate, ma non andate con le pinze, ok? Non andate con le pinze, a me piace fare in questa maniera. Adesso ve lo farò vedere anche con il case superiore appena sarà asciutto, ma io prendo i fili, ok? È più facile, ok? E non va a danneggiare il connettore in questo modo. Se voi prendete la pinza e tirate su tutto, chiaramente andate a prendere anche questo, perché questo non lo riuscite a prendere con le pinze, è troppo poco lo spazio, ok? Quindi prendete i tre fili, piano piano, a destra e a sinistra, ok? E viene via, è molto semplice, così evitate di rompere la console e di doverla mandare in riparazione. Ma a chi serve? Io offro, come già dovreste sapere, questi servizi di riparazione. Offro servizi di riparazione per tutte le console, ok? I miei prezzi partono da 30 euro, sono piuttosto economico. Spese di spedizione, vabbè, quello è un discorso a parte. Ma potete mandarmi le console se volete, se gradite. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Potete anche abbonarvi nel caso volete guardarvi qualche video in anteprima, riservato solo agli abbonati. E anche lì gli abbonamenti partono da 2 euro al mese, ok? È una piccola quota ma può dare un grande aiuto al canale. E lasciate sotto un commento e noi ci vediamo in un prossimo video. E se volete questa console, guardate su eBay. Adesso questa qua finisco di riassemblarla e poi finisce direttamente su eBay. Bene, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.